Manca sempre meno all'inizio del Mondiale 2024. Tra 2 settimane inizieremo a vedere le prime presentazioni delle auto di Formula 1 e tra circa un mese vedremo i test in Bahrain. La Red Bull rimane la macchina da battere, ma vedremo quanto sono cresciuti gli avversari, soprattutto i top team. E nel video di oggi voglio analizzare le dichiarazioni fatte da Ralf Schumacher, che ha detto delle cose molto strane, che è stato intervistato dal suo ex team principal Eddie Jordan nel suo stesso podcast. E Ralf Schumacher ha corso in Formula 1, è fratello di un 7 volte campione del mondo, conosce bene l'ambiente della massima categoria del motorsport. E sentite bene cosa ha detto Ralf Schumacher. Ha detto che lui vede più avanti McLaren e Norris e anche Mercedes rispetto a Ferrari per la lotta per il titolo. E questa è un'opinione discutibile, si può essere d'accordo o non d'accordo, però ci può stare. Ma la cosa che mi ha lasciato più stupefatto sono i motivi alla base dell'esclusione di Ferrari nella lotta per il titolo. Infatti Ralf l'ha esclusa non tanto perché la macchina può non essere competitiva, ma più perché i piloti non sono affidabili, quindi trovando dei colpevoli, ovvero Leclerc e Sainz, che non sono all'altezza della monoposto che guidano. E quindi vi chiedo, ma secondo voi in Ferrari il problema sono i piloti? Perché secondo me no. Però voglio sapere la vostra opinione e voglio sapere se siete d'accordo con un ex pilota di Formula 1, ovvero Ralf Schumacher, oppure no. Quindi nel video di oggi voglio discutere nel dettaglio di questo tema, poi andremo a vedere lo sviluppo di Ferrari, perché ci sono dei aggiornamenti in merito, e alla fine andremo a trattare il discorso mercato tecnici e ingegneri in Formula 1. Quindi guardate il video fino alla fine perché ci sono tante cose da dire. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. E se attivate le notifiche non dovete neanche cercare i video, perché ogni volta che ne pubblico uno nuovo venite avvisati subito, così da non rimanere indietro sulle notizie. Ditemi la vostra su questa opinione forte di Ralf Schumacher e voglio sapere anche cosa ne pensate dello sviluppo di Ferrari e del mercato ingegneri. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima, sigla! Ora vi dico testuali parole cosa ha detto Ralf Schumacher. Sì, l'ho esclusa volutamente. Potrebbe essere nella lotta, ma non sai mai cosa faranno i piloti. E già qui mi viene da ridere. Nel senso, Leclerc e Sainz spesso commettono degli errori abbastanza stupidi. Magari quando sono in testa alla gara e vanno in testa a coda o fanno degli incidenti. Magari non tra loro, ma questo molte volte mi sorprende. Poi ha aggiunto delle cose più sensate, ovvero che Ferrari è migliorata molto nei pit stop, è migliorata come team, ma attualmente non li vede come contendenti per il titolo perché non li vede in grado di lottare per la vittoria contro Red Bull, ma ha anche aggiunto di aspettare i test in Bahrain per dare dei giudizi più precisi. Adesso ci sta avere opinioni diverse su fatti che sono però soggettivi, dove ognuno ha una propria preferenza, ma dire che Leclerc e Sainz non sono all'altezza di Ferrari e non possono lottare per il titolo e quindi dando la colpa a loro non è un'opinione, è un fatto non realistico, perché se vediamo la carriera di entrambi i piloti, sia di Leclerc che ha vinto in Formula 3, ha vinto in Formula 2, è arrivato in Formula 1 ed è riuscito a mostrare subito il suo potenziale, essendo molto forte sia in qualifica che in gara, riuscendo a vincere diverse gare. E anche dall'altra parte Sainz è un pilota molto concreto, che analizza tanto i dati ogni weekend, un calcolatore possiamo dire, ed è anche un pilota di esperienza. I due piloti Ferrari sono fortissimi e questo non si può escludere. Non si può dire che non si sa cosa possono commettere se sono in testa alla gara, perché sono piloti professionisti e non commettono errori dal nulla. Hanno commesso degli errori in passato, certo, è normale, è umano. Per esempio nel 2022 ci ricordiamo l'errore di Leclerc a Imola, quello che ha commesso in Francia, oppure anche l'errore di Sainz in Australia, ma questo non esclude che i piloti siano forti e sono anche dei piloti affidabili. Infatti la responsabilità non è tanto dei piloti in questo caso, ma dal mio punto di vista la responsabilità è della macchina. Abbiamo visto fino all'anno scorso come la SF23 è una macchina difficile da guidare, molto imprevedibile, come lo è stata anche la F175 per certi aspetti, e questo ha comportato diversi errori dei piloti. Un altro che mi viene in mente per esempio anche in Olanda di Leclerc nelle qualifiche. Basta guardare anche gli onboard in televisione e si vede subito che la Ferrari, la SF23 è una macchina più difficile da guidare rispetto alla Red Bull, o anche rispetto alla McLaren che riusciva a generare più carico aerodinamico e quindi riusciva a essere più incollata al suolo, generare maggior grip, il che la rendeva una macchina più facile da guidare. Questo grazie agli aggiornamenti che hanno portato da inizio stagione. Mentre la Ferrari di Pro abbiamo detto che era una vettura più scarica, quindi andava più forte sul rettilineo, riusciva a difendersi meglio o attaccare per fare dei sorpassi, ma di contro
per una vettura più difficile da gestire nelle curve a medio-ampio raggio. Finché quando hai una vettura più difficile da gestire in queste curve è più difficile da guidare, ma l'abilità dei piloti sta proprio lì nel cercare di gestire questa monoposto molto nervosa. E Leclerc e Sainz, nonostante tutto, sono riusciti a gestirla molto bene l'anno scorso, facendo delle gare anche sopra il limite, soprattutto parlando di Leclerc. Infatti, se andiamo a vedere i 406 punti di Ferrari conquistati nel campionato costruttori, 206 di Leclerc e 200 di Sainz, non sono conquistati a caso. I due piloti della rossa hanno fatto la differenza. E lo so che per molti di voi possono sembrare delle banalità queste, però quando un ex pilota di Formula 1, ripeto, fratello di un 7 volte campione del mondo, fa delle dichiarazioni del genere, è giusto commentarle insieme. E quindi ho voluto dire anche la mia in merito. Penso che demonizzare i piloti in questo momento non abbia senso, anche perché abbiamo commentato più volte anche qui sul canale come ci siano dei problemi tecnici sulla vettura, come ce l'hanno anche gli altri team, che però limitano le prestazioni. Abbiamo detto che Ferrari rispetto agli altri team ha un problema aggiuntivo, ovvero l'imprevedibilità che c'è in pista. Adesso mi stanno venendo in mente tutti gli episodi, ma un altro esempio è quello di Miami in qualifica, dove Leclerc era oltre il limite, cercando di estrarre il massimo potenziale della vettura, ha commesso un errore, ma se avesse fatto la stessa traiettoria con la Red Bull, quell'errore non l'avrebbe commesso. I piloti sono abituati a correre al limite, ma è la macchina che non riesce a seguire ciò che i piloti vogliono fare. Verstappen riesce a essere così forte in pista perché è un ottimo pilota, ma anche perché è una macchina cucita su misura, che riesce a fare esattamente ciò che lui vuole. Questa non è la stessa cosa che succede in Ferrari, dove tra l'altro i due piloti hanno uno stile di guida diverso. Leclerc preferisce una guida sovrasterzante, mentre Sainz sottosterzante, e anche questo incide comunque sullo sviluppo, perché un pilota si troverà sempre meglio dell'altro e quindi quell'altro farà un po' più di fatica a abituarsi. Ma ciò non vuol dire che quel pilota lì è un brocco o che non sai cosa può commettere se in testa alla gara. Sono piloti professionisti, cercano sempre di dare il massimo, è normale che commettano qualche errore e in base al numero di errori vedi chi è più forte e chi è meno forte. Ma Leclerc e Sainz sono una coppia fenomenale. Molto spesso diciamo sì, forse si può sostituire Sainz, prendere un altro pilota, ma comunque Carlos rimane un punto di riferimento per Ferrari. Certo, se ci fosse una coppia Leclerc-Albon o Leclerc è un secondo pilota più facile da gestire, sarebbe più comodo in Ferrari. Però queste sono opinioni, ognuno preferisce un pilota che vuole, ma tutti sappiamo che sia Leclerc che Sainz sono piloti fortissimi. Però voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Secondo voi Ferrari non potrà lottare per il titolo nel 2024 anche a causa dei piloti? Nel senso che Ralph ha messo McLaren con Norris e Mercedes come possibili avversari di Red Bull perché li vede quelli più forti. Siete della stessa opinione? Oppure pensate, come penso anch'io, che Ferrari non possa lottare per il titolo a causa del gap che c'è tra Ferrari e Red Bull dal punto di vista tecnico? Ma ditemi la vostra opinione nei commenti. Ovviamente spero anch'io che Ferrari possa lottare per il titolo, però la vedo molto difficile quest'anno, ve l'ho detto anche più volte, ma sarà la pista a parlare. Anche perché dall'altra parte del paddock abbiamo delle dichiarazioni molto diverse. Infatti l'ex CEO di Formula 1, Bernie Ecclestone, ha detto che Ferrari è l'unica che può ostacolare Red Bull e ha anche aggiunto che Mercedes ha perso il treno per competere contro Red Bull nel medio-breve periodo. Qui ha dato ragione, se vi ricordate le dichiarazioni che abbiamo analizzato di Sainz qualche video fa. Ha anche aggiunto Ecclestone che vede Hamilton troppo rilassato e Russell invece meno bravo di quanto pensasse. Questi sono dei virgolettati, cioè quello che ha detto proprio Ecclestone. E ha anche aggiunto che Verstappen, secondo lui, potrebbe vincere su Ferrari, Mercedes e McLaren, quindi con qualsiasi top team, fatta eccezione per Aston Martin. Quindi vedete che nel paddock ci sono delle voci molto contrastanti. Io penso che ad oggi la Formula 1 non abbia tanto un problema di piloti, nel senso che sia Ferrari che McLaren che Mercedes che Red Bull stessa hanno dei piloti fortissimi che in termini di prestazione sono molto vicini. Certo, c'è chi è leggermente più forte, chi è leggermente più scarso, però quello che fa la differenza ad oggi maggiormente è la macchina. Ti puoi ritrovare per esempio Perez in Red Bull che con quella macchina lì riesce comunque a portarti a casa delle vittorie e tanti podi durante una stagione, arrivando secondo nel campionato, quando a parità di macchina con tanti altri piloti, Russell, Norris, Perez le prenderebbe in pista, lo sappiamo tutti. Questo per dire che quindi la colpa in Ferrari non è dei piloti, ma se vogliamo trovare un colpevole è la macchina, anche se la colpa non è neanche di Ferrari stessa, perché ha preso una direzione nello sviluppo che non era quella giusta. Capita, è giusto tornare indietro e cercare di cambiare direzione per provare a andare al vertice, ma sono cose che capitano in Formula 1 e per questo ci sono i cicli vincenti dove un team azzecca il progetto giusto e per un po' di anni domina, mentre gli altri devono cercare di inseguire. Ma adesso parliamo dello sviluppo della Ferrari 676. Come procede? Sta procedendo nella maniera corretta e voglio parlarvi nel dettaglio in questo video di come cambia il cono anti-intrusione inglobato sul fondo, perché abbiamo detto più volte sì, è un vantaggio dal punto di vista aerodinamico, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia
cambia. Abbiamo parlato negli scorsi video della modifica della sospensione anteriore, della parte del retrotreno, ma cosa cambia a spostare il cono anti-intrusione sul fondo? Riesce a scavare maggiormente le pance nel loro interno e quindi creare un cosiddetto undercut. E questo comporta che c'è più aria che riesce a percorrere adiacente alla vettura per arrivare nella zona del retrotreno, accompagnata nel marciapiede esterno della vettura, quindi quella zona del fondo che sporge al di fuori delle pance, e in più quell'undercut maggiore sotto le pance riesce a generare una pressione statica maggiore in quella zona, e questo provoca una differenza di pressione maggiore tra il flusso adiacente al telaio e il flusso più esterno, e per questo abbiamo un effetto outwash maggiore, perché i flussi vicino alla monoposto ma non adiacenti riescono a scorrere più facilmente verso l'esterno, essendoci una differenza di pressione maggiore con i flussi attaccati alla monoposto, come ho detto anche prima. E il beneficio che si ha nell'avere un maggiore effetto outwash è che si riesce a gestire meglio il tire wake. Ma cos'è sto tire wake? Facciamo un piccolo passo indietro. Prima la SF23 con le pance più larghe riusciva a gestire meglio le turbolenze, perché avendo le pance più larghe riuscivi a avere un maggiore effetto outwash. L'aria incanalata verso il retrotreno per la maggior parte arrivava dal canale in-wash presente al centro delle pance e ovviamente dal fondo. Ma questa portata d'aria era minore rispetto a quella di Red Bull, che già utilizzava un undercut marcato sulle pance. E qui entra in gioco il fondo, che tramite le fence verticali posizionate all'ingresso di canali venturi serviranno a gestire meglio le turbolenze. Infatti Ferrari, seguendo la filosofia di Red Bull sulle pance, andando a aumentare l'undercut e quindi riducendo la grandezza delle pance, non avendo più il canale in-wash sopra, andrà a strutturare i canali venturi in maniera diversa. Avendo più portata d'aria da gestire tra turbolenze e flussi puliti, i canali venturi sotto saranno più articolati per gestire meglio questa grande portata d'aria e incanalarla in maniera migliore verso il diffusore, portando invece verso l'esterno e quindi creando un effetto outwash sul fondo le turbolenze generate nocive. E poi i flussi incanalati arriveranno verso la zona del diffusore, che come vi ho detto anche qualche video fa cambierà, sarà più ampio grazie a una riduzione degli elementi interni, sto parlando di trasmissione e cambio, e questo comporterà in generale un aumento di flussi verso il retrotreno e quindi un aumento di carico aerodinamico generato. Quindi il problema alla base della SF23 e il motivo per cui hanno spostato il cono anti-intrusione sul fondo è per generare una pressione diversa adiacente alla vettura rispetto a quella esterna. Questo è il motivo di base, e per gestire meglio le turbolenze e i flussi puliti. E ora parliamo del mercato ingegneri. Sappiamo che Simone Resta ha lasciato la Haas recentemente, alla scadenza del contratto triennale, e c'è un'alternativa oltre al rientro in Ferrari, che avevamo dato quasi per assodato. Questa alternativa è AlphaTauri. Siccome Simone Resta non rientra nei piani della Formula 1 per Ferrari, si era parlato di un suo passaggio all'area GT del Cavallino, però un'offerta da Milton Keynes per AlphaTauri potrebbe essere più allettante, e quindi AlphaTauri, ma indirettamente Red Bull, potrebbe prendere un altro tecnico da Haas che però veniva da Ferrari, così da mantenere un vantaggio tecnico. In Ferrari non hanno voluto mettere Simone Resta nella squadra di Formula 1 per non rompere l'equilibrio che c'è attualmente, dove tra poco arriverà anche Loic Serra proveniente da Mercedes, e quindi Laurent Mekies potrebbe insistere per prendere Simone Resta e anche il suo braccio destro Matteo Piraccini. Vedremo quale sarà la scelta poi per il suo futuro. Fatto sta che può essere un ingegnere della sfera Ferrari che passa alla sfera Red Bull, e questo è tutt'altro che rassicurante. Dal mio punto di vista è sempre meglio non perdere un ingegnere in più, soprattutto perché questo va dagli avversari e va a dirti come ha lavorato sul progetto di Haas prendendo spunto da Ferrari, e questo lo dice AlphaTauri, che vuole cercare di migliorare la propria monoposto rendendola più simile alla Red Bull. E qua si apre anche il capitolo AlphaTauri Racing Bulls, che però non approfondirò in questo video. Vi dico solo che il paddock è molto nervoso su questa situazione, perché questi due team sono della stessa gestione e Racing Bulls prenderà tante innovazioni da Red Bull, a partire dalle sospensioni, poi abbiamo detto il motore in comune che è quello di base, ma andrà a riprendere anche diverse specifiche tecniche. Il dubbio che hanno gli avversari, specialmente Zak Brown, è quello che Red Bull possa intraprendere due piani di sviluppo diversi, uno più sicuro e l'altro test, così da essere sempre più avanti rispetto agli avversari, perché riescono a provare il doppio delle soluzioni tecniche al tempo stesso, e questo è qualcosa che da regolamento non è lecito, ci tengo a dirlo. Quindi questo sarà un altro capitolo da chiarire. Abbiamo visto la pagina Instagram di Racing Bulls. Visa che c'è per Racing Bulls è un nome bruttissimo secondo me, quando si mettono gli sponsor nel nome non mi piace per niente, però si fa per una questione di marketing. Questo spiega il rebranding di AlphaTauri. L'account Instagram è stato eliminato, ma ormai sappiamo come si chiamerà AlphaTauri in futuro. Ditemi la vostra opinione sulla questione di Ralf Schumacher. Secondo voi il problema in Ferrari sono i piloti? Ditemi anche la vostra sullo sviluppo del cono anti-intrusione e anche di Simone Resta. Rimarrà nella sfera Ferrari o andrà nella sfera Red Bull secondo voi? Potrebbe essere un problema perderlo? Ditemi la vostra anche su AlphaTauri Racing Bulls
Plus. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana approfondiamo diversi argomenti a tema auto e Formula 1. Qui da Last è tutto, ci vediamo a un prossimo video.